Ciao, ti do il benvenuto o la benvenuta alla presentazione di questo corso su SharePoint, un'applicazione dalle potenzialità straordinarie sotto il profilo dell'organizzazione e della produttività aziendali e un'applicazione molto intuitiva, molto facile da utilizzare perché per realizzare tutto quello che vedremo non ci sarà bisogno di scrivere nessun tipo di codice, quanto versatile perché con questa applicazione si possono fare tante cose, si può gestire un intranet aziendale a livello di sito internet che può essere visto da tutti i membri dell'organizzazione ma anche all'esterno con il metodo della condivisione, si possono gestire elenchi di dati e quindi SharePoint in questo caso fungerà da web database, si possono gestire librerie documenti e quindi elencare dei documenti in maniera molto ordinata, molto scientifica e precisa anche con i metadati da poi condividere con i colleghi o anche con soggetti esterni all'organizzazione. E in questo corso partiremo dall'ABC, quindi con il vedere che cos'è SharePoint, fino a spingerci a utilizzarlo come web database collegata ad un software di Microsoft Access con cui lo sincronizzeremo e con cui andremo poi a costruire anche dei flussi di lavoro in Power Automate che ci daranno tutta una serie di avvisi e comunicazioni in ordine ad aspetti importanti per il lavoro. Quindi non mi dilungo oltre e ti lascio alla presentazione delle 370 diapositive navigabili con indici che sono a supporto di queste video lezioni. Il cuore del corso è ovviamente l'analisi delle funzionalità di SharePoint, quindi faremo un'introduzione all'argomento, andremo a vedere come lavorare con le liste, andremo a vedere come lavorare con i documenti, le funzionalità comuni alle liste e alle librerie di documenti, le pagine e le web part in SharePoint, il sistema dei permessi, cioè del chi può fare che cosa all'interno del sito del team e poi anche i meccanismi di navigazione e ricerca all'interno del sito del team. Per utilizzare SharePoint come qualunque altra delle applicazioni Office 365 è però prima necessario vedere come impostare l'account Office 365 e capire quelli che sono i ruoli e le figure degli amministratori, cioè di coloro che determinano quello che possono fare gli utenti dell'account Office 365 all'interno delle varie applicazioni, SharePoint compresa. SharePoint poi per dare il 100% delle sue potenzialità dovrà essere fatto interagire con le altre applicazioni di Office 365, a questo è dedicata un'intera sezione e in modo particolare ci occuperemo di vedere come sincronizzarlo con OneDrive e come poi andare a condividere i file di OneDrive sia con utenti interni che esterni all'organizzazione. Ci occuperemo poi da ultimo di vedere anche dei flussi creati in Power Automate dove SharePoint sarà un trigger o il punto di arrivo, nel senso che SharePoint può essere il punto di partenza per un flusso di lavoro, per esempio quando si modifica un elemento in SharePoint ricevo una mail, oppure può essere il punto di arrivo, quando viene riempito un form di Forms online si crea automaticamente una riga in SharePoint e vedremo anche come scaricare, funzione molto utile, tutti gli allegati provenienti da un determinato indirizzo di posta elettronica all'interno di una cartella di OneDrive. Io spero che ti sia piaciuto questo programma e se vorrai ti aspetto al corso. Ciao!